Salve a tutti! In questo video prenderemo in considerazione il funzionamento di un oscillatore a sfasamento. Qui vediamo uno schema ricavato dalla rete. L'oscillatore a sfasamento è un oscillatore lineare, quindi che produce un segnale sinusoidale utilizzato per basse frequenze. Ma che cos'è un oscillatore? Un oscillatore è un circuito che genera in uscita un segnale periodico in assenza di segnale di ingresso, tale da autosostenersi. Normalmente un'eventuale oscillazione spontanea prodotta da un circuito si smorza nel tempo a causa dei fenomeni dissipativi sempre presenti. Ciò avviene per esempio in un sistema oscillante semplice come il circuito RLC, ma se noi fornissimo l'energia persa spostando il deviatore su 1, come vediamo in questo circuito, in modo da caricare il condensatore per poi rispostarlo sul 2, le oscillazioni riprenderebbero fino a smorzarsi di nuovo e così via. In un oscillatore l'oscillazione spontanea può mantenersi nel tempo se viene continuamente rigenerata dal circuito stesso. La condizione precedente prende il nome di criterio di Barkhausen. Senza scendere troppo nel dettaglio, il criterio di Barkhausen afferma che si hanno oscillazioni spontanee di ampiezza costante se i due blocchi A e B in cascata non introducono uno sfasamento complessivo, quindi fase uguale a 0, e non modificano l'ampiezza del segnale, modulo uguale a 1. In tali condizioni il segnale sinusoidale in uscita dal blocco B sarà esattamente identico al segnale in ingresso al blocco A e le oscillazioni si manterranno nel tempo. In questo schema vediamo un amplificatore con un transistor in classe A invertente. Infatti il segnale in ingresso viene amplificato e in uscita abbiamo lo stesso segnale ma con fase invertita di 180 gradi. Per riportare all'ingresso il segnale, per invertire la fase appunto di 180 gradi, viene utilizzata questa rete RC che per una determinata frequenza crea uno sfasamento di 180 gradi. Nel circuito che ho ricavato dalla rete possiamo vedere nel particolare lo stadio di amplificazione in classe A invertente e la rete RC che riporta il segnale in ingresso e che per una determinata frequenza, calcolabile con la formula che vediamo in alto, produce uno sfasamento di 180 gradi. I più attenti noteranno che manca un resistore da 10K. In realtà, in sostituzione di tale resistore viene utilizzata la resistenza interna del transistor. Anzi, se ci fosse risulterebbe controproducente perché con quel valore fugherebbe a massa la corrente di base del transistore e il circuito non funzionerebbe. Ho realizzato quanto commentato nello schema precedente ricavato in rete. Abbiamo il transistor, la parte attiva di questo oscillatore, la resistenza di collettore da 22 kΩ, la resistenza di polarizzazione di base da 1 MΩ che è collegata tra il collettore e la resistenza di collettore in modo da avere una controreazione. Sul collettore stesso è collegato un condensatore da 10 micro in uscita in modo da disaccoppiare l'uscita dalla componente continua del circuito. Qui inizia la rete di sfasamento. Abbiamo un primo condensatore con una resistenza 10K, come possiamo vedere, direttamente a massa, secondo condensatore con seconda resistenza da 10K collegata direttamente a massa, terzo condensatore che riporta il segnale sulla base. A differenza dello schema originale ho inserito condensatori da 10 nano invece che da 22 nano. L'unica cosa che cambia è la frequenza generata. Adesso non faccio altro che alimentare questo oscillatore, do alimentazione e partono le oscillazioni. Bene, però come possiamo vedere si nota bene, ma cercherò di farlo, la semionda, la parte negativa della semionda non è perfettamente sinusoidale, a differenza della parte superiore. Quindi il circuito oscilla, come possiamo vedere chiaramente in questa ripresa, ma c'è una differenza. Per ovviare a questo inconveniente ho fatto una piccolissima modifica sul circuito che mi andrà a attenuare il segnale ma contemporaneamente ad arrotondare la semionda negativa. Ovvero posiziono un resistore da 68K tra la base e la massa che mi andrà a attenuare il segnale ma contemporaneamente ad arrotondare la semionda negativa. Ecco qua. Quindi possiamo dire che le oscillazioni sono più regolari rispetto a quanto non è perfetta, ma è molto più regolare
l'onda sinusoidale rispetto a quanto era prima. Per testare l'oscillatore utilizzerò l'amplificatore finale in bassa frequenza del mio ricevitore sperimentale che ho realizzato in un video precedente, se volete andatelo a vedere, a cui ho portato un paio di modifiche. Ho migliorato la bobina in ferrite, gli ho dato praticamente una verniciatina alla base e ho aggiunto anche il controllo di tono. Eccolo qui. L'uscita dell'oscillatore l'ho portata all'ingresso del finale a bassa frequenza. Ricordo che entrambi i dispositivi sono alimentati a 12 volt e quindi hanno la massa in comune dall'alimentatore. Ho aggiunto un potenziometro da 250k tra l'uscita e la massa, utilizzando anche una resistenza di guardia di una quindicina di kilo in modo da attenuare il segnale, portarlo da 0 al massimo. Ora il potenziometro ha resistenza 0. Se io comincio ad aumentare la resistenza e quindi faccio in modo che il segnale generato dall'oscillatore non vada a massa, dovrei ascoltare la nota attraverso il ricevitore. Quindi l'oscillatore sta funzionando alla frequenza calcolata. L'oscillatore riesce a funzionare, ci tengo a dirlo, perché questo amplificatore BF ha una altissima impedenza d'ingresso. Se avesse avuto una bassa impedenza d'ingresso, l'oscillatore, una volta applicato il segnale, avrebbe, come si suol dire, sbragato, nel senso il segnale si sarebbe attenuato fino ad andare a 0. E quindi, se volete utilizzare questo tipo di oscillatore come tanti altri, bisogna interporre tra l'uscita dell'oscillatore stesso e lo stadio a cui iniettare il segnale uno stadio separatore, un emitter follower, che adatta l'impedenza dell'oscillatore all'impedenza del dispositivo a cui inviare il segnale. Ecco realizzato lo stadio separatore o emitter follower o inseguitore. Come possiamo vedere, l'uscita dell'oscillatore entra nella base del transistor, dello stadio separatore. Il collettore del transistor è collegato direttamente al positivo. Sul negativo abbiamo un resistore da 2200 ohm e un resistore da 220k per la polarizzazione di base. Se io collego la punta dell'oscilloscopio all'uscita dell'oscillatore, ho questa forma d'onda. Se io invece, se collego l'uscita dell'oscilloscopio all'uscita dello stadio separatore, ho sempre la stessa forma d'onda, sia come ampiezza che come fase. Quindi l'amplificazione di questo stadio è 1, è unitario, ma questo permette di fornire una corrente più forte in uscita, in modo che l'oscillatore continui a funzionare e non si spengano le oscillazioni. Per verificare quanto detto, ho qui delle casse amplificate, ho collegato il negativo al negativo in comune dei due canali, sfrutterò solo un canale. Se vado a collegare una cassa all'uscita dell'oscillatore, come potete notare non c'è nessun segnale in uscita e sparisce il segnale all'oscilloscopio. Come lascio, torna. Se invece collego le casse all'uscita dell'emitter follower, il tutto funziona. Questo è lo schema finale dell'oscillatore a sfasamento, che genera circa 500 Hz. A questo schema ho fatto due modifiche, ovvero ho inserito il resistore da 68k tra base e massa e ho implementato uno stadio separatore, un emitter follower.
Qualora vogliate completare il circuito della rete di sfasamento inserendo un terzo resistore da 10 kΩ, magari per avere un valore più preciso, perché volete realizzare l'oscillatore con altri valori di resistenza, bisogna ricordarsi di inserire un condensatore che separi appunto la rete dal circuito di polarizzazione di base. Un saluto a tutti da Mr. Volt.